tutti, io sono Enrico, lei mia moglie. Io sono Beatrice, ciao. Siamo originari di Vicenza, nonostante siamo qui a Creta da 5-6 anni, l'accento veneto non l'abbiamo ancora perso. No, decisamente. Siamo qui a Creta da quasi 6 anni e abbiamo deciso di fare questa scelta di vita dopo un po' di tempo che ci domandavamo cosa fare delle nostre vite. E alla fine abbiamo deciso che volevamo mettere in piedi un progetto lavorativo insieme, cosa che prima non facevamo, lavorare insieme, e possibilmente in un posto dove il clima fosse buono tutto l'anno. Queste erano, diciamo, le due cose che più ci premevano. Siamo arrivati a Creta perché noi amiamo molto la Grecia, l'abbiamo sempre amata. Siamo state molte volte in vacanza, anche nelle varie isole, anche in terraferma. Esatto, e Creta l'abbiamo scelta per vari motivi. Primo fra tutti il clima, ovviamente, che Creta ha una media, se non sbaglio, di 300 giorni all'anno di sole all'anno. E poi è la quinta isola più grande del Mediterraneo, e questa cosa per noi era importante perché, dovendoci vivere tutto l'anno qui, avevamo bisogno di un posto dove anche d'inverno fosse popolato, perché le Cicladi greche sono bellissime, però d'inverno si svuotano completamente e sono piccolissime. Creta è da est a ovest è 300 km, si può girare, si può incontrare gente tutto l'anno. Ci sono 600.000 abitanti quasi infatti, locali dell'isola, poi d'estate diventano 2-3 milioni con i turisti, però comunque è un'isola ben popolata. La scelta di venire a trasferirci a Chania è stata dovuta dalle 2-3 vacanze sopralluogo che abbiamo fatto nei 2 anni prima di venirci a trasferire qui, ed è molto varia l'isola, e la zona di Chania è quella che ci è piaciuta di più, principalmente per la varietà di cose che offre. Quindi mare, montagna, passeggiate, anche fuori stagione, siti archeologici, Gole, molto molto bella, anche fuori stagione estiva. E poi comunque perché la città di Chania ha 60-70 mila abitanti, per cui anche d'inverno, appunto, noi vivendo qui 11 mesi all'anno, aiuta molto uscire e vedere gente, bar, ristoranti, locali e un po' di vita, per cui alla fine la scelta è ricaduta su Chania. Prima di trasferirci qui io ho lavorato 8 anni in un'azienda che si occupava di energie rinnovabili e gestivo l'ufficio marketing di questa azienda. Prima di quel lavoro mi ero laureata in lingue orientali a Venezia, quindi lingue orientali, marketing rinnovabili e Creta col turismo. Le sto provando tutte. Io ho lavorato 12 anni in banca a Vicenza, ho provato anche a cambiare banca, però dopo 12 anni ho capito che non era più la vita che faceva per me, nonostante fosse il posto fisso e un buono stipendio, però comunque era venuto a mancare lo stimolo e il fine sociale del lavoro che facevo. Per cui un paio d'anni ho lavorato in un cantiere nautico a Venezia, quindi ho cambiato completamente tipo di lavoro. E poi ho lavorato un altro anno e mezzo in un altro ufficio, sempre comunque con l'idea e il progetto di trasferirci qui a Creta. La cosa bella è stata avvisare i miei genitori, io sono anche figlio unico, che mi licenziavo da direttore di banca per prima andare a lavorare in un cantiere nautico e poi alla fine, dopo varie altre cose, trasferirmi qui a Creta. Per cui è stato molto molto difficile da spiegare
però alla fine i miei genitori sono venuti qui anche più di qualche volta in vacanza e mi hanno visto sorridente, felice e soddisfatto della mia scelta, per cui alla fine non so se per gentilezza o per onestà loro mi dicono sempre sì, in effetti è meglio vederti sorridente qui 2 volte all'anno che vederti tutti i giorni con una faccia così triste e nervoso, per cui alla fine penso che siano soddisfatti anche i miei genitori. I miei genitori invece hanno, diciamo, se l'aspettavano prima o poi, sapevano che avrei fatto una scelta di questo tipo, perché una figlia che fa prima il liceo linguistico e dopo si iscrive a lingue orientali non credo sia destinata a rimanere in casa. Ovvio, non è stato facile per loro come non lo è stato per me, perché sono molto legata a loro. Soprattutto la mamma, ogni volta che ci sentiamo, ogni volta che torno a casa qualche settimana è sempre una mezza tragedia a rilasciarci, però d'altronde è la mia scelta di vita. Quando abbiamo deciso di trasferirci qui, la nostra idea iniziale, il nostro progetto iniziale era quello di venire qui e cercare una struttura turistica di 8, 10, 12 appartamentini. O un bed and breakfast, così una sì, cosa. da prendere in gestione, diciamo. Non volevamo comprare nulla, volevamo prendere in gestione qualcosa. Quindi una volta arrivati qui e anche nei sopralluoghi precedenti, eravamo andati in giro ad agenzie immobiliari, avevamo preso contatti già con gente del posto o con stranieri che si erano trasferiti qui per capire se il nostro progetto era fattibile. E una volta trasferiti qui abbiamo capito che quello che esattamente volevamo forse non era attuabile, almeno al momento, perché comunque trovavamo tanta gente che vendeva strutture di questo tipo e quindi a noi non interessava comprare in quel momento. Però il progetto esattamente come l'avevamo in mente noi non era fattibile, quindi ci siamo leggermente reinventati, nel senso che da proprietari o gestori di una struttura abbiamo deciso di fare gli intermediari turistici tra i proprietari di case per le vacanze, appartamenti e ville e il cliente finale. E quindi da lì è nato il nostro progetto che si chiama Microcosmo Creta, e con il quale noi facciamo proprio da intermediari tra i proprietari e i clienti, quindi procacciamo i clienti per i proprietari e una volta che il cliente ha prenotato uno di questi appartamenti o una villa, noi facciamo da riferimento per il cliente, quindi gestiamo la fase di check-in e check-out. E una volta che il cliente è qui siamo il suo punto di riferimento nell'isola. Quindi siamo presenti anche in caso di necessità, esatto. Bisogni, qualsiasi cosa o informazioni. Forniamo al cliente un raccoglitore completo di un sacco di informazioni su dove andare, le spiagge più belle, le indicazioni di come raggiungerle, i ristoranti più buoni, e cerchiamo di dare ai viaggiatori che vengono qui quello che noi avremmo sempre voluto trovare quando andavamo in viaggio. E che purtroppo spesso non capita, perché esatto, non è scontato ti danno le chiavi di casa Mm. o dell'appartamento o della villa, ti dicono ok, bene, ciao, grazie. All'inizio abbiamo collaborato solamente per i primi 2 anni più o meno, abbiamo collaborato con un'unica struttura che aveva 8 appartamenti e dopo pian piano negli anni abbiamo iniziato ad acquisire anche altre case, allargandoci anche un po', quindi gestendo anche cose un po' più lussuose, quindi prendendo in gestione anche ville con piscine da 8-10 persone. Allora, le cose che amo di Creta sono tante, devo dire. L'ho già detto, il clima per me è fondamentale perché sono una meteoropatica. Le spiagge sono, credo, tra le più belle d'Europa, lo posso dire tranquillamente. E sono anche molto molto varie. Sì, nella zona ovest secondo me abbiamo le più belle. Dove siamo noi qui, diciamo, sì, la zona di Cagna. La zona di Cagna secondo me abbiamo le più belle, infatti basta solo nominare la Fonissi, Balos e Falasarna, sono 3 perle assolute. La cosa bella però di Creta è che
tipo queste spiagge che ho appena nominato sono le più famose dell'isola, quindi troverete sempre gente se andate in queste spiagge. Ma qui a Creta è possibile trovare anche spiagge isolate ad agosto, perché ce ne sono talmente tante, l'isola è talmente grande che anche solo andando nella costa sud, ad esempio, in cui non c'è più la sabbia come nella costa nord e nella costa ovest, ma ci sono i ciottoli. Lì ci sono spiagge un po' più rocciose, un po' più anche anche difficili un po' da difficili raggiungere. da raggiungere. Lì veramente ci sono alcune spiagge che i più non conoscono e che noi anche ad agosto siamo riusciti a goderci con altre 10 persone al massimo. Anche le gole, ad esempio, la gola di Samaria è famosissima, è la gola più lunga d'Europa ed è uno spettacolo pazzesco, ma anche tralasciando quella che magari è tanto lunga, non tutti riescono a farla. Noi ne abbiamo fatte un sacco d'altre qui nella zona ovest e ce ne sono di meravigliose, con 2-3 ore di camminata si riescono a fare delle gole pazzesche che portano fino alla costa sud, quindi ti fai la gola, arrivi in spiaggia e puoi fare il bagno. Ad esempio adesso siamo in novembre e ci sono 27-28 gradi, ti fai una gola, arrivi in spiaggia e ti fai il bagno tranquillamente, perché comunque fino alla fine di novembre il clima è spettacolare. C'è da dire che è tutto bello, il clima è meraviglioso. Però comunque noi è già da 5 anni e mezzo che viviamo qui e delle cose negative ci sono, come un po' dappertutto. Sono più le cose positive delle cose negative, però comunque ci sono delle cose negative, tra cui la burocrazia, che noi avendo anche un'attività è molto difficile, c'è molta approssimazione anche con certi professionisti. Essendo un'isola turistica, i voli diretti ci sono solo durante la stagione estiva, per cui da fine marzo a fine di ottobre ci sono i voli diretti da tutta Europa, poi da novembre fino a febbraio bisogna fare scalo ad Atene o a Salonico, per cui è anche un po' più difficile gestire gli spostamenti. Ovviamente chi volesse venire a visitare Creta, noi siamo qui. Il nostro sito è www.microcosmocreta.com. Lì, oltre a trovare le strutture che gestiamo e la nostra storia, trovate anche molti articoli interessanti su tutte le escursioni che abbiamo fatto qui a Creta, quindi trovate una sorta di guida turistica sia per chi vuole venire in vacanza, sia che per chi sta pensando a un cambio di vita. Noi da qui non ci muoviamo, stiamo bene, quindi ci trovate. Esatto. Ringraziamo tantissimo Story Hunters TV per questa intervista, grazie davvero. E alla prossima. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.